Namaste, benvenuta e benvenuto su Shiva Shakti TV. In questo nuovo video tratteremo un satsanga, cioè un incontro con la verità, e tratteremo un argomento purtroppo di attualità, e cioè promuovere il bene in un mondo in guerra. Continuate a seguirci. Anche in questi giorni assistiamo a un nuovo festival della morte e distruzione, con una nuova guerra. In questo momento che si combatte in Medio Oriente tra due schieramenti che fanno dell'odio una bandiera. E questo è molto triste, è sicuramente un'attività che Dio disprezza. Non ama vedere i suoi figli morire sui campi di battaglia, essere uccisi, massacrati, tritati da questo apparato orribile che è la guerra. Eppure tutti quanti siamo contrari all'uso della guerra e invece il mondo sembra ricorrere alla forza e alla violenza per dirimere le questioni internazionali sempre più spesso. Non possiamo dire che sia una novità. La nostra terra purtroppo è stata flagellata dal male della guerra da quando è nata. C'è sempre stata violenza e le popolazioni hanno sempre cercato di risolvere con la forza le loro dispute e i loro contrasti. Non abbiamo ancora imparato la lezione che le guerre mondiali avrebbero dovuto insegnarci e sempre più spesso si ricorre alla violenza per dimostrare la propria ragione, che è la ragione del più forte, la ragione del vincitore. Ciascuno di noi può prendere e parteggiare per chi desidera. Quando osservate le motivazioni di due contendenti, potreste essere più d'accordo con uno che con l'altro, ma fondamentalmente possiamo tutti concordare sul fatto che la guerra è soltanto distruzione di vite, di oggetti, di cose, di proprietà e di economie, creando sofferenza non soltanto durante la guerra, ma anche negli anni successivi. Certo, alcuni sono più attratti dalle possibilità economiche che una guerra può offrire, ma le persone che si occupano di se stessi sul piano spirituale, che ricercano uno stato di coscienza più elevato, non possono che rifugire dalla logica che promuove la guerra e essere spinte a trovare soluzioni per la pace. Ben-vengano dimostrazioni che fanno comprendere il disappunto e l'opposizione alle guerre. Ma cosa cambiano poi nella mente dei potenti? Quasi nulla. Le persone che si danno così da fare per creare distruzione e morte non verranno sicuramente influenzati positivamente dalla presa di posizione dell'opinione pubblica. Come possiamo allora cambiare tutto questo? Siamo veramente impotenti di fronte alle decisioni dei grandi o cosiddetti grandi che sulla vita degli altri costruiscono fortune e disgrazie? No, io non penso che sia così. Sono sicuro che tutti noi abbiamo dentro di noi un potere, abbiamo la capacità di promuovere un cambiamento e questo cambiamento non può che avvenire attraverso uno sforzo personale. Lottare contro la propria violenza interiore significa contribuire a disinnescare un'energia che altrimenti ha presa troppo facile nel cuore delle persone. Non è attraverso la violenza, la rabbia o la contrapposizione che possiamo trovare una soluzione ai problemi attuali della guerra. Partendo dal presupposto che Dio aborrisce la guerra, sicuramente non è d'accordo con opere di distruzione.
rendendoci conto che la morte in guerra significa spezzare vite che avrebbero la possibilità di contribuire alla crescita del genere umano, perché non sappiamo quante persone di talento perdono la loro vita in inutili guerre. Dobbiamo contrastare il male che la guerra produce con il bene che noi possiamo fare. E abbiamo mille occasioni per offrire il bene al mondo, abbiamo mille occasioni per offrire la nostra opera, il nostro intelletto, le nostre azioni, le nostre energie e le nostre capacità in generale per sostenere gli sforzi degli operatori di pace. Possiamo certamente lavorare mettendoci a disposizione di chi opera per aiutare le vittime della guerra, ma un aiuto ancora più profondo è nell'evoluzione spirituale. Chi realmente percorre un sentiero spirituale sta realizzando un grande aiuto per il mondo, perché le vibrazioni di pace e amore che vengono emesse da coloro che meditano profondamente e che sono in contatto con Dio possono cambiare il destino di milioni di persone. Immaginate un mondo in cui la maggior parte delle persone pratichino un sentiero, meditino, preghino profondamente e siano in grado di comunicare con il divino, e a cui offrire preghiere affinché si cambi questo mondo e si smetta di pensare alla guerra come un'opera di manifestazione di un potere ignorante e pericoloso. Grandi leader che si considerano tali, alla fine sono piccoli uomini che decidono soltanto della vita degli altri, perché con la malvagità sono riusciti a ottenere un potere che non gli spetta. Un potere che spetta a Dio. Nel trattare i suoi figli con gentilezza e umanità viene usurpato da persone che non hanno alcuna gentilezza e umanità. E questo è contro i principi divini. Occorre ribellarsi a questo, ribellarsi con grande forza spirituale. Non è attraverso manifestazioni violente che si può far comprendere questa necessità, ma è attraverso manifestazioni spirituali che possono emettere un'energia potente di amore, di realizzazione, di evoluzione spirituale che si può influenzare il mondo con grande forza. E io mi appello a tutti quelli che propongono un sentiero spirituale, che lo praticano, che sono effettivamente impegnati nel migliorare il mondo attraverso la loro pratica spirituale. Questo è il momento importante in cui bisogna tutti impegnarsi. Pregare profondamente per la pace significa anche offrire la pace interiore che possiamo sviluppare ai piedi della divinità, qualunque sia il nome con cui la chiamiamo, affinché questa venga instillata nei cuori di tutti e soprattutto nei cuori di quei potenti che senza alcuna remora o scrupolo pensano alla distruzione come alla soluzione dei problemi. Nel corso di questi secoli abbiamo visto fin troppe volte come l'ignoranza diventi una tragedia per tutti. È il momento adesso di lavorare intensamente per cambiare questo mondo attraverso l'esempio, attraverso il potere dello spirito. E incoraggio tutti a praticare profondamente le tecniche di meditazione, la preghiera, la pratica della presenza del divino, a diventare un canale di quella pace che si desidera promuovere nel cuore di tutti. Trasformiamo noi stessi e attraverso questa trasformazione forniamo l'esempio e la luce per trasformare questo mondo. Un grande santo indiano, lo Swami Ram Tirtha,
aveva spiegato che una vita è degnamente vissuta quando la fiamma della propria candela arde molto luminosa e con grande forza. Troppe vite sono considerate insignificanti da coloro che li vivono e non vengono comprese adeguatamente. Siamo tutti figli di Dio e come tali possediamo il potere del cambiamento. Attuiamo questo cambiamento nelle nostre vite, facciamo nostro l'intenzione della trasformazione del mondo attraverso l'esempio spirituale. Le grandi anime sono nascoste a volte in vite semplici e non possiamo essere sicuri di avere adeguatamente realizzato i nostri compiti nella vita fino a quando non siamo riusciti a contattare Dio con grande forza. Quindi questo è il compito di ciascuno di noi. Trasformiamo la nostra vita in un altare della pace. Andiamo a offrire il bene che possiamo realizzare allo scopo di cambiare la coscienza dei fratelli e delle sorelle che ancora non comprendono. Fin troppi sono quelli che si appellano alla storia e alla violenza che questa storia ha provocato nel cercare di giustificare il male che è accaduto. Non c'è alcun bene nella violenza. Dobbiamo fare un cambiamento, una trasformazione della società e siamo tutti responsabili per attuare quella parte di percorso che ci spetta e ci compete. Lavoriamo intensamente, uniamo le coscienze e i cuori che realmente seguono lo spirito affinché si crei una grande forza che interiormente possa cambiare il cuore di coloro che ancora vivono nell'illusione che la forza e la violenza sia una manifestazione legittima. Siamo tutti noi presenti in questo momento sul pianeta Terra i responsabili di quello che accade e tutti dobbiamo lavorare con grande impegno affinché tutto ciò possa manifestarsi e possiamo creare veramente il mondo in cui vorremmo vivere. È nostra responsabilità fare questo sforzo e bisogna chiamare alle armi dell'amore, della saggezza, della fratellanza e dell'amicizia tutti quei cuori che sono realmente indirizzati a Dio e vogliono manifestare le sue qualità nella loro vita. Abbiamo bisogno di essere numerosi, forti e non arrenderci di fronte all'oscurità, perché anche nella notte più buia la flebile luce di una candela diventa un faro per tutti coloro che stanno cercando una direzione. Uniamoci nel creare questa luce che possa illuminare la vita di ciascuno di noi e la vita di coloro che, vedendo il nostro esempio, siano ispirati a un cambiamento. Questo è possibile. Sono certo che potremo realizzare un mondo migliore e dobbiamo lottare senza arrenderci affinché sia il bene a vincere sul male, sia l'amore a sconfiggere l'odio, che il vero opposto sia quello che ci consente di manifestare il mondo che desideriamo. Con queste poche parole spero di far sentire a tutti che non siamo soli. Molte persone, molte anime si uniscono spontaneamente, istintivamente a questo appello e sono certo che su tutta la terra miliardi di piccole candele stanno brillando per cercare di illuminare un mondo che appare sempre più scuro. Non perdiamo la speranza nel miglioramento, non perdiamo la speranza che un giorno
Tutti quanti i fratelli e le sorelle si stringeranno per aiutarsi e non cercando di stringersi in un abbraccio mortale, ma in un abbraccio di vita. Certo, può sembrare retorica, ma in realtà è quello a cui io e gli altri monaci ci dedichiamo costantemente, alla pratica delle nostre tecniche di meditazione e a offrire i frutti della nostra meditazione o anche delle nostre sofferenze per il bene dei fratelli e delle sorelle che non conosciamo. È possibile cambiare il mondo e sempre più persone sono volenterose nel volersi dedicare a quest'opera utilizzando gli strumenti spirituali a loro disposizione e lavorando su se stessi. Il mondo non perirà nell'oscurità. Questa non è la volontà di Dio, ma dobbiamo riuscire a comprendere che è giunto il momento per le piccole luci di questo mondo di brillare insieme e creare una grande luce. E a questo siamo tutti chiamati. Uniamoci nel bene e incominciamo a cambiare questo mondo dall'interno, da dentro di noi. Contribuiamo alla sua illuminazione attraverso i nostri sforzi, la nostra meditazione e la nostra preghiera. Siamo responsabili di questo mondo e condividiamo tutti questa responsabilità. Non giudicate i fratelli che nell'ignoranza non comprendono questo messaggio, ma aiutateli con l'esempio a capire che non c'è alternativa alla fratellanza. È un mondo che vive sulla sofferenza, ma possiamo trasformarlo in un mondo che vive sulla gioia e sull'amore. Può sembrare utopistico, ma io credo fermamente che questo sia possibile. Un cuore che è pieno di amore trasforma i cuori pieni di odio in altrettanti ricettacoli dell'amore divino. E quando questo sarà in tutte le nazioni e per tutti i cuori, la guerra naturalmente scomparirà. Continuiamo a lottare e a non arrenderci per fare in modo che il bene cresca più del male. E in questo modo daremo il nostro contributo alla pace, all'armonia, alla compassione di cui tutti abbiamo grande necessità. La visione della Madre Divina attende tutti noi per benedirci e guidarci in quest'opera meravigliosa. Ciascuno di noi deve fare uno sforzo da guerriero che utilizza la spada dell'amore e della saggezza per andare a eliminare l'odio e l'ignoranza. Facciamo uno sforzo. Le grandi anime ci benedicono. La Madre Divina ci benedice. Abbiamo la forza, le armi e le conoscenze per trasformare questo pianeta. Uniamoci e realizziamo quest'opera. Namaste.